C'è un riferimento preciso relativo alle bonifiche pontine nell'inizio del canto 41esimo di Ezra Pound. I cantos sono una serie di cantiche alla Dante, 120 per l'esattezza, più di quelle di Dante Alighieri, in questa commedia moderna scritta, poetata da Pound. Il canto 41esimo comincia così: ma questo, disse il duce, è divertente, afferrando il punto prima degli esteti. Prosciugò i pantani di Vada, le paludi sotto il Circeo, ove nessuno ci proverebbe. Dopo 2000 anni si mangiò grano dalle paludi, acqua potabile a 10 milioni di persone e 1 milione di vani. Anno 11° dell'era nostra. Cosa significa questa serie di 11 versi che ho letto proprio dall'inizio del canto 41esimo? Spiego la battuta iniziale. Ezra Pound viene ricevuto da Mussolini il 30 gennaio del 1933. Era un momento nel quale tutti i grandi personaggi della storia, della politica e anche dell'intellettualità chiedevano di andare a visitare Mussolini. Gandhi ci andò ben 2 volte, ci andò Churchill, ci andarono moltissimi altri. Pound, che viveva in Italia, andò e fu ricevuto da Mussolini quel giorno. Contrariamente a quello che si può pensare, fu ricevuto a Palazzo Chigi perché, essendo Pound straniero, il Ministero degli Esteri aveva sede a Palazzo Chigi, Mussolini era ministro degli esteri e riceveva gli stranieri nella sede del Ministero degli Esteri. Pound portò in omaggio i primi 30 cantos in lingua inglese. Purtroppo coloro che si occupano di letteratura anglo-americana hanno equivocato su questo gentile omaggio fatto da Pound verso Mussolini di un testo di 30 cantos in lingua inglese che chiunque avesse ricevuto non poteva scorrere perché già in un'altra lingua che a Mussolini era un po' familiare, conosceva meglio il tedesco, ma già in altra lingua richiedeva un certo esame. E molti hanno scritto, specialmente i critici, commentando: ma questo è divertente, come se Mussolini, ricevendo un testo di poesia, si sia divertito. Ma divertito di che cosa? Non era un mentecatto? No, la verità è un'altra. Che Pound presenta, insieme con questo omaggio, un elenco di 18 punti di natura economica, dei quali parlo subito, fondamentali, che sorprendono Mussolini. Accompagnato da questa espressione: signor Duce, avrà detto sicuramente Pound, le suggerisco un criterio per il quale si può non far pagare le tasse ai cittadini solo tassando il denaro, la moneta, al momento dell'emissione presso la banca di emissione, la banca centrale. È un concetto elementare, ma nel contempo difficoltosissimo ad essere afferrato, che Mussolini afferrò immediatamente. Tant'è vero che rispose: ma quello che mi sta proponendo lei è divertente, afferrando il punto prima degli esteti, dice Pound. È il cardine della crisi economica e monetaria che si era vissuta negli Stati Uniti nel 29, l'Italia non l'aveva subito, siamo nel 33, ma della crisi esattamente identica che si è creata nei nostri tempi nel XXI secolo. Lo strapotere del denaro gestito da chi lo emette lo si vede che sta creando guai assoluti. Nessuno in Italia ha il coraggio di mettere mano a questo problema, perché basterebbe tassare il denaro al momento dell'emissione per sollevare i cittadini dal pagamento di tasse. Anzi, aggiungo di più, e dopo arriveremo alle paludi citate nei versi successivi, addirittura c'è un capitoletto divertentissimo di un trattato di filosofia di Pound
che è intitolato Guide to Culture, pubblicato nel 1935 e sicuramente in gestazione in quel momento, nel momento nel quale Pound è stato ricevuto da Mussolini. Questo capitolo, brevissimo, è intitolato Malattie. Il terzo enunciato di un capitolo che è dentro una pagina è intitolato Imbecillità della tassazione. Pound dice in maniera chiara: tassare i cittadini è da imbecilli, quando invece si può tassare il denaro in quanto tale. E con la tassazione del denaro, non della ricchezza, ma del denaro, invece si crea ricchezza e la si mette a disposizione dei cittadini. Cittadini tutti, senza nessuna distinzione. Nell'ambito di questo discorso, l'Italia di quel tempo, siamo anno XI, quindi siamo nel 1932, affronta le bonifiche pontine. E le bonifiche, che hanno costituito un grosso sforzo monetario da parte dello Stato, che si è messo in testa di bonificare una regione così vasta, tant'è vero che costituisce una provincia intera ancora oggi, abbandonata nei millenni, abbandonata da sempre. Ci provarono i romani, non ci riuscirono i pontefici, c'era solo la via Appia che la attraversava da nord a sud, ma ai margini, ed era costituita proprio da paludi, nei quali imperversava la malaria, animali selvatici, eccetera. Fu bonificata nel termine non di decenni, nel corso di un anno. In un anno furono edificate città. Littoria al tempo, Aprilia successivamente, tutti i borghi intorno a Littoria e Sabaudia, costruita un po' più tardi, che fu costruita in 257 giorni, un'intera città. Il centro storico, l'attuale centro storico, gli edifici, quelli fondamentali, istituzionali, persino la cattedrale, le scuole, le caserme per i carabinieri, per la guardia di finanza e per tutti i servizi che servivano, ma addirittura tutti i canali di bonifica. Pound di questo fa tesoro e scrive nel canto 41esimo: prosciugò i pantani di Vada, le paludi sotto il Circeo. Sappiamo tutti che il Circeo è il confine a sud della zona pontina, ove nessuno ci proverebbe. A quell'epoca non c'erano i grandi mezzi di spostamento dei terreni come oggi, i Caterpillar, queste macchine qua, ma si faceva quasi tutto scarriolando a mano, o se c'erano dei mezzi erano di dimensione modesta. E dice Pound, commenta: dopo 2000 anni si mangiò grano dalle paludi, divennero immediatamente produttive. Gli insediamenti dei braccianti agricoli, che furono portati dalle regioni anche del sud ma anche del nord, dal Veneto, dall'Emilia, dalla Romagna, dalle Marche, da infiniti altri posti, non erano fatti casualmente. Questa gente è stata immessa in fattorie, in edifici, nei quali c'era tutto, dalla stalla fino ai polli, fino agli animali minimi essenziali per iniziare a produrre, e soprattutto avevano dei raccordi di ordine sociale come le scuole, come i centri sanitari, come le chiese, le strade, eccetera. E appunto, dice Pound, acqua potabile a 10 milioni di persone e 1 milione di vani.